Benvenuti o bentrovati sulle orme degli animali. In questo video vedremo il comportamento dei leopardi, capiremo quali sono i loro tratti distintivi e comparativi e quali sono le loro sottospecie. Si tratta di un felide appartenente alla sottofamiglia dei panterini e per questo il suo nome scientifico è Panthera pardus, mentre nell'antichità veniva chiamato più semplicemente pardo. Il suo mantello è biondo tendente al rosso, ma nella parte sottostante del corpo è di colore bianco. L'intensità del colore e la lunghezza del pelo variano a seconda dell'ambiente in cui vive. Infatti nelle aree tropicali è più corto e scuro, mentre nelle aree fredde è lungo e chiaro. Si tende però a confondere questi ultimi esemplari con il leopardo delle nevi, che è però un'altra specie, il cui nome è attribuibile proprio ad alcuni aspetti somiglianti. E ci sono tanti altri animali che portano il suo nome per via dell'aspetto, e tra questi ne citiamo alcuni, come lo squalo leopardo, la rana leopardo, il geco leopardino o il bellissimo leopardo nebuloso. Le caratteristiche incriminate sono i disegni del suo mantello. Sulla testa e sulle zampe ci sono delle macchie nere, mentre sulla restante parte del corpo si tratta di rosette, formate da tanti puntini neri ravvicinati, con al centro una zona più scura rispetto al resto del corpo. Le rosette sono presenti anche in un altro animale, il giaguaro, ma nel suo caso sono più grandi. Inoltre, osservandolo bene, il giaguaro ha il corpo più tozzo rispetto al leopardo e la coda più corta. Un altro animale somigliante è il ghepardo, ma in questo caso non sono presenti le rosette, bensì solo le macchie nere, e inoltre il suo corpo è visibilmente più slanciato ed ha sul viso delle strisce nere. Tra i leopardi sono presenti anche degli esemplari di colore nero, che possono nascere da sottospecie diverse, quindi non ne costituiscono una a parte. E anche all'interno di una stessa cucciolata possono esserci cuccioli con questa colorazione e altri non. Oltre ad un corpo lungo e muscoloso, il leopardo ha anche delle zampe molto grandi e dei canini aguzzi, lunghi 6 cm. Si tratta di un animale solitario e di un predatore furtivo che durante il giorno riposa all'ombra, mentre di notte esce per cacciare. Esso si avvicina alla sua preda stando quatto per non farsi vedere, oppure può anche sorprenderla saltando giù dalla cima di un albero. Infatti una sua caratteristica è quella di essere molto abile nell'arrampicarsi sugli alberi e proprio per questo i suoi muscoli pettorali sono molto sviluppati e i suoi artigli lunghi 2,5 cm molto affilati. A rimanere in equilibrio sui rami lo aiuta la sua lunga coda, con la quale riesce a bilanciarsi, e utilizza queste sue capacità anche per nascondere le prede che cattura dalla portata degli altri predatori, anche se alle volte pesano più di lui. Un adulto consuma tra 1,5 kg e 2,5 kg di carne al giorno, quindi a seconda della preda che cattura riesce a nutrirsene per diversi giorni e non ha molte pretese per la sua alimentazione, cacciando qualsiasi animale che gli sia possibile catturare. Da fermo riesce a fare salti alti 3 metri e lunghi 6, mentre nella corsa raggiunge i 65 km/h. Nonostante non ami l'acqua, è un abile nuotatore e per la sua discrezione viene raffigurato come un animale scaltro nelle leggende africane. Nonostante sia un grande predatore, anche il leopardo deve stare in guardia da chi è più grande e forte di lui, e nello specifico dai leoni per quanto riguarda il territorio africano e dalle tigri in quello asiatico. Non da meno il leopardo cerca di eliminare i loro cuccioli se li sorprende lontani dagli adulti, in modo da ridurre i futuri nemici, ma altri problemi lo attanagliano. Infatti, se si trovano in superiorità numerica, iene, lupi o sciacalli possono scacciare via il leopardo dalla preda da lui conquistata per impossessarsene. Nello Sri Lanka, invece, è in continuo conflitto con gli orsi labbiati, con la quale compete per la difesa del territorio.
Anche i coccodrilli e i grandi serpenti costrittori possono dare del filo da torcere al leopardo. Invece, la presenza dell'uomo non disturba i leopardi e può capitare che riescano a vivere nei pressi di luoghi abitati per lunghi periodi, prima che gli abitanti ne vengano a conoscenza. Inoltre, non sono per niente pochi i casi di attacchi sferrati alle persone e alle cronache sono noti diversi esemplari aventi la fama di veri e propri mangiauomini. Il leopardo è il felide che ricopre l'areale più esteso. Si trova in Africa e in Asia sudorientale ed occupa tantissimi tipi di habitat. I maschi si differenziano dalle femmine, oltre che per le dimensioni, anche per la presenza della giogaia, cioè per la pelle che pende da sotto la gola, che diventa più accentuata quando il maschio raggiunge i 6-7 anni di vita. In natura la loro longevità è di 12-15 anni, mentre in cattività arrivano i 23. Generalmente il territorio di un maschio si sovrappone a quello di una o due femmine e per marcarlo graffiano con le unghie sulla corteccia degli alberi o urinano sopra pietre e cespugli. Le femmine partoriscono ogni 2 anni e la loro gestazione dura tra i 90 e i 105 giorni. I cuccioli, che sono generalmente 2 o 3, quando nascono pesano tra i 430 e i 600 grammi e la madre si prende molta cura di loro. Generalmente però il 40% dei nuovi nati muore prima di aver compiuto un anno di vita e tra le tante minacce ci sono persino i maschi adulti della loro stessa specie che cercano di liberarsene per indurre la madre ad avere un nuovo estro. Quest'ultima inizia molto presto a dar loro lezioni di caccia, poiché i piccoli rimarranno con lei fino al momento della cucciolata successiva. In seguito al distacco i giovani fratelli possono rimanere insieme per ancora qualche mese, ma dopo questo breve periodo prendono strade diverse e raggiunti i 30-36 mesi saranno pronti anche loro per riprodursi. In passato l'estrema variabilità del manto dei leopardi portò l'uomo a catalogarli in un gran numero di sottospecie. Infatti, prima che ne venisse studiato il DNA, se ne riconoscevano ben 27, mentre adesso sono solo 9. Tra di esse, il leopardo persiano è l'unico grande felino che sia rimasto sul suolo europeo, anche se con un numero limitato di esemplari. Mentre le altre sottospecie sono il leopardo africano, quello indocinese, il leopardo indiano, quello dello Sri Lanka, di Giava, della Cina del Nord, dell'Arabia e dell'Amur. Vi ringrazio per la visione e vi aspetto al prossimo appuntamento per conoscere nuovi animali e per non perderlo vi raccomando di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Vi mando un saluto e a presto!